In questo video ti parlo di tre luci della Elgato, ovvero l'Elgato Keylight Neo, l'Elgato Keylight Air e l'Elgato Keylight MK2. In questo video te le faccio vedere e ti racconto la mia opinione. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di tre luci della Elgato. Ovviamente, prima di iniziare, ringrazio i ragazzi di Elgato che mi hanno inviato queste luci appunto per fare queste recensioni. Sono tre luci completamente diverse, ma hanno dei punti in comune e in questo video te le farò vedere. Prima di fartele vedere, quindi ti farò un paragone, un test una dopo l'altra, te le faccio vedere tutte, un po' come facciamo con i microfoni, switchando da uno all'altro, faremo la stessa cosa switchando da una luce all'altra. Ma prima di passare a quella parte voglio parlarti dei punti in comune. Allora, le tre luci esteticamente molto diverse perché non solo perché l'Elgato Keylight Neo è bianca, ma perché ha un pulsante, ha dei preset e questo pulsante ha anche una regolazione, quindi puoi regolare tutto anche dal pannello frontale. L'Elgato Keylight Air è leggerissima, è veramente leggerissima e come la sorella più grande, l'MK2, ha semplicemente il cavo di alimentazione e il tastino di accensione, di spegnimento e di reset. E poi c'è questa che ovviamente è più pesante rispetto alle altre perché è molto più grande anche in termini di numero di LED, che come la sorella minore l'Air ha soltanto il tastino di accensione, spegnimento, reset e l'alimentazione. Ok, quindi queste tre luci esteticamente diverse hanno dei punti in comune. Il primo dei punti in comune è che tutte e tre sono Wi-Fi. Tutte e tre possono essere pilotate dall'applicazione sullo smartphone e lo vedremo tra un po', da un'applicazione da installare sul computer, tramite telecomando, soltanto questa, e tramite lo Stream Deck. Ok, quindi puoi pilotarle come ti pare ed è comodissimo. Io utilizzo l'applicazione sul telefono, iPhone, e l'applicazione sul Mac. E quindi dovunque mi trovo, in qualsiasi occasione sto usando queste luci, posso tranquillamente non solo accenderle e spegnerle, ma anche regolare la luminosità da 0 a 100 e l'intensità da, leggo, c'ho un po' di appunti, perdonami perché sono un po' di dati, da 2009 a 7000 gradi Kelvin, quindi da una luce caldissima 2009 a freddissima 7000, ok? E ti metto anche a schermo questo grafico che ho fatto su un software, sul computer appunto, dove ti metto in paragone tutte le caratteristiche. Quindi ti dicevo, Wi-Fi tutte e tre. La gamma di colori, te l'ho raccontata ora, da 2009 a 7000 gradi Kelvin per tutte e tre. Quindi hanno la stessa luminosità sia calda che fredda. E questi sono i due punti in comune. Vediamo i punti invece non in comune. Ok, le differenze. Le differenze sono che il consumo energetico, questa qui consuma fino a 12 watt, perché è più piccolina, questa qui consuma fino a 25 watt, mentre questa qui consuma fino a 45 watt. Altri punti in comune sono il CRI, ovvero è un indicatore di qualità della luminosità, di fedeltà, possiamo dire, della luminosità. Entrambe questa è un po' una sorpresa, sia l'Elgato Keylight MK2 che l'Elgato Keylight Air hanno un indice del 92%, maggiore del 92%, mentre questa qui, la più piccolina, maggiore del 94%. Ora, più è alta questa percentuale, più la luce è affidabile in termini proprio di qualità. Ok, benissimo. Però considera sempre che queste luci tu non le usi per farci i film, le usi per fare streaming, per farci live, per fare webinar, per fare video su YouTube, quindi tutto sommato questo indice CRI va più che bene, non c'è nessun problema. Veniamo a un altro indicatore, perdonami se guardo ogni tanto c'ho delle informazioni qui, la luminosità. Questa è una cosa molto interessante perché questa qui ovviamente è la più luminosa e arriva fino a 2800 lumen. Quindi veramente, veramente tutto quello che ti serve, non hai bisogno di altro. Questa qui arriva a 1400 lumen, quindi la metà rispetto a questa, ma se ci pensi anche, ora non vorrei distruggerle, ma è quasi la metà anche in termini di numero di LED. E questa qui, siccome è molto particolare, questa qui ti racconto che in base a come la colleghi arriva a un certo numero di lumen. Mi spiego. Se la colleghi con un cavo USB-A, quindi il vecchio USB, arriva fino a 400 lumen, che è abbastanza poco. Ma se la colleghi con USB-C, arriva a 700 lumen. E se invece, sempre col cavo USB-C, la metti in corrente,
arriva fino a 1000 lumen, quindi 1000 contro 1400. Non è affatto male, no? Ok, quindi questa qui è veramente molto 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 versatile. Bene, allora questo stavo controllando, ma queste sono le informazioni che volevo darti. Adesso io ovviamente ti lascio tutti i link in descrizione per andare a vedere i modelli, per acquistarli, soprattutto quando ci sono offerte. Questi link valgono sempre, quindi se li tieni lì memorizzati ogni tanto puoi vederli, se ci sono offerte li puoi comprare da lì. Ok, io credo di averti raccontato tutto. Adesso cambiamo postazione e ti faccio vedere queste luci in azione, in modo che tu veda l'una contro l'altra la qualità della luce. Ok, io terrò accese soltanto queste luci in modo che tu possa vedere effettivamente la qualità della luce. Va bene? Andiamo. Iniziamo il test delle 3 luci e partiamo con quella più piccolina, ovvero l'Elgato Keylight Neo. Benissimo, allora io ho l'app sul telefono, così la spengo, ok? Così l'accendo e la temperatura è inutile che te la cambio perché adesso su 5600 gradi Kelvin, che è la temperatura della macchina fotografica, ma ti faccio vedere le intensità. In questo momento la luce è a 30, te la porto al massimo. Ok? In questo momento però, per dirti la verità, è collegata in corrente, quindi arriva fino a 1000 lumen, che è veramente tanto. Volevo farti vedere proprio questo perché magari qualcuno può dire vabbè, ma è troppo piccolina, non illumina. Guarda un po'. Ok, provo a spegnere anche la luce dietro. Adesso sono illuminato soltanto da questa Elgato Keylight Neo, la più piccolina. Io direi che al 100% illumina anche troppo, perché se guardo un po' sono sovraesposto, quindi potrei arrivare fin qui, vediamo. Ok, più o meno dovremmo esserci. Quindi è al 70%, però dipende molto dalla macchina fotografica, in questo caso il mio ISO è a 100, ho un'apertura di 1.4, insomma dipende da molti fattori, però adesso siamo al 70%. Per i miei gusti sono un po' troppo illuminato, mi piace un po' più scuro, ok? Più o meno così, intorno al 50%. Ok? Quindi questo per dirti come, proviamo a riaccendere anche questa luce. Un video realizzato anche con l'Elgato Keylight Neo può andare assolutamente bene. In questo momento la luce è montata su un treppiedi subito dietro la mia macchina fotografica ed è orientato a 45 gradi verso di me. Essendo una sola luce la tengo proprio davanti a me. Ok? Quindi assolutamente corretto, va benissimo e credo che questo possa essere un setup abbastanza semplice che anche tu puoi utilizzare senza spendere troppi soldi, avendo una luce che comunque ti permette di divertirti. Ok? Passiamo alla seconda luce. Adesso stiamo testando l'Elgato Keylight Air. Prendo la mia app, come vedi accendo e spengo la luce e posso portare la luminosità fino al massimo. In questo momento veramente fortissima, sono, ti ricordo, 1400 lumen contro i 1000 della precedente, quindi ci sono 400 lumen in più che si potrebbero tutto sommato vedere. Proviamo a metterla intorno al 50%, vediamo con la macchina fotografica, sì, anche un pelo meno, ok, va bene. Proviamo ad accendere anche la seconda luce, ok, abbiamo ricostruito un set come quello precedente. Ti ricordo, per dovere di cronaca, che non andrò a toccare nessun effetto nella macchina fotografica, quindi gli stessi settaggi che ho fatto con l'Elgato Neo, con ovviamente l'Air e con l'MK2, saranno sempre gli stessi, quindi avrai un confronto reale. L'unica cosa che cambia, ma sempre nei video è sempre uguale, che ogni tanto spengo e accendo la luce dietro. Ma anche la luce dietro sarà settata sempre allo stesso modo. Quindi hai una rappresentazione non solo della qualità del colore, ma anche di come illuminano queste luci. Ok, quindi questa qui è l'Elgato Keylight Air, quella più leggera tra le tre, quella, diciamo, il giusto compromesso. Ok, cosa te ne sembra? Adesso passiamo al terzo e ultimo modello. Siamo qui con la terza e ultima luce, l'Elgato Keylight MK2. Come al solito prendiamo il telefono, l'accendiamo, la spegniamo e ti faccio vedere la massima luminosità. Questa qui è davvero forte perché 2800 lumen sono il doppio rispetto alla Keylight Air e quasi 3 volte rispetto alla Keylight Neo se alimentata a corrente, se no molte più volte. Allora, torniamo un attimo più a una temperatura, a una intensità più umana, andiamo sempre a vedere, ok, siamo sovraesposti, più o meno una cosa del genere, ok, considera, a me non piacciono quelle illuminazioni troppo forti. Allora, proviamo anche a riaccendere la luce dietro, ok,
Che ne pensi? Allora, questa sicuramente dal mio punto di vista è la migliore delle tre, perché comunque è più grande, ha una superficie più ampia, non solo un numero di LED maggiore, 160, ma una superficie anche più ampia, quindi riesce a illuminare meglio non solo il soggetto, ma anche un pochino lo sfondo e quant'altro, quindi tutta la scena, possiamo dire. È una luce molto, molto bella, anche perché fa scena, ok? Che è sempre montata alla stessa distanza, sempre montata nello stesso modo, non andrò a ritoccare nulla, quindi quello che vedi è quello che effettivamente viene fuori dalla luce ripresa appunto dalla mia macchina fotografica. Questo è l'Elgato Keylight MK2, quindi ti ho fatto vedere tutte e tre le luci. Adesso torniamo in studio, mi verrebbe da dire, torniamo nella postazione precedente e avviamoci verso le conclusioni, così ti racconto anche che cosa ne penso nel dettaglio. Ok, dopo aver visto la parte in cui ti facevo vedere proprio le luci in azione, che cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso. Allora ti do le mie opinioni. Partiamo da questa, dalla piccolina. Questa qui è estremamente comoda, estremamente pratica, ma io la userei non tanto per farci video su YouTube, a meno che non è proprio l'unica alternativa che hai, l'unica cosa che rientra nel tuo budget, allora va bene. Io questa qui la userei più per fare riunioni, call e tutte quelle cose che non richiedono una qualità super professionale, perché benché questa ha un CRI più elevato rispetto alle altre due, maggiore del 94%, mentre le altre due sono maggiore del 92%, quindi una luce più affidabile, però non è abbastanza potente secondo me, e anche la dimensione della luce non è tale da riuscire a illuminarti nel modo perfetto. Ripeto, sto parlando di video su YouTube, sto parlando di video di un certo livello, ma per farci call con gli amici, gaming, riunioni, eccetera, eccetera, è stra perfetta e costa veramente pochissimo. Quindi, secondo me, ne vale assolutamente la pena. Poi c'hai tutti i controlli davanti, non devi stare a impazzire e c'hai sempre comunque tutte le app. Quindi, questa qui te la consiglio in questo caso. Questa qui, quando è che te la consiglio? Allora, sicuramente è molto luminosa anche questa, perché mentre questa qui al massimo arriva a 1000 se la metti in corrente, però diciamo perde un po' il suo senso, perché il bello è connetterla al computer. Certo, hai una luminosità più bassa, ma siccome il tuo portatile ce l'hai vicino, va benissimo, anche 400 lumen o 700, USB-A o USB-C, vanno strabene. Questa qui è leggerissima, è veramente leggerissima, quindi te la puoi portare dove vuoi. 1400 lumen sono sufficienti, come hai visto. Arriva con una comoda asta con una base molto solida, in modo tale che tu possa poi collegarla, poggiarla sulla scrivania oppure dove ti pare. Allora, questa qui è comoda, è una giusta via di mezzo, non è troppo debole come questa qui piccolina, non è molto forte in termini di luminosità come quella grande, quindi può essere una giusta via di mezzo se vuoi sperimentare e fare anche delle cose interessanti. Però, come vedi, anche a proposito di questa, il pannello non è così ampio, quindi illumina una superficie limitata, quindi te stesso va benissimo, ma se vuoi illuminare tutta la stanza probabilmente no. Arriviamo all'ultima, questa qui, ovviamente la mia preferita, perché oltre ad avere una superficie molto ampia è anche molto più luminosa, 2800 lumen, quindi con questa ci fai veramente di tutto. Se ne hai due di queste hai risolto, perché una a destra e una a sinistra e sei illuminato benissimo, non solo per i webinar, per gaming, eccetera eccetera, ma anche per fare video su YouTube. Ok? Quindi questa è la mia idea. Ovviamente costa di più delle altre, quindi potresti anche, volendo, prenderne una e una, fare un Air e una MK2, in modo tale da avere comunque due luci, tanto comunque le dovresti regolare a intensità leggermente diverse per dare tridimensionalità al volto, quindi potrebbe anche essere un'alternativa. Questa è la mia opinione, ovviamente, poi sei liberissimo, ci mancherebbe di decidere come vuoi. Io ti lascio i link in descrizione in modo che tu possa approfondire e vedere soprattutto quando sono in offerta, perché spesso lo sono, e magari farci un pensierino. Va bene? Spero che questo video sia stato interessante. Per qualsiasi cosa, dubbi, domande, curiosità, eccetera, eccetera, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.